Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e finalmente possiamo parlare di Champions League, il City, prossimo avversario del Napoli, andremo ad analizzare tatticamente con qualche spunto, aiutandoci con la lavagna qui dietro, ciò che è stato il derby di Manchester perché sì, è una squadra offensiva che può far male a chiunque, però si può approfittare anche di qualche spazio che lasciano dietro perché non sono sicuramente impeccabili a livello difensivo. Facciamo il punto della situazione, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta e se volete attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che si diverte e lo facciamo girare. Prima di iniziare e passare ovviamente alla lavagna tattica con l'analisi di questo City, c'è una notizia in casa Napoli che non è piaciuta, appena l'ho letto ovviamente sono rimasto un po' così perché c'è Beukema con la febbre, Beukema all'influenza, ovviamente è ancora martedì, può darsi che per giovedì si rimetta e possa giocare, però continua questa situazione in casa Napoli, si fa male un centrale di difesa a destra, quanti centrali c'ha in sostituzione? 6? Stai sicuro che si faranno male tutte e 6, anche perché nella lista Champions non è stato inserito Marianucci e quindi resta solo Juan Jesus, carissimo Juan Jesus, stai a casa, campana di vetro, sei l'unico che può giocare alla fine, nel caso Beukema darà forfait e quindi continua questa situazione di infortuni nello stesso ruolo, infortuni o influenza che sia. Una pronta guarigione a Beukema e mi auguro di vederlo in campo anche per premiare la prestazione del calciatore contro la Fiorentina per farlo poi esordire in Champions con la maglia del Napoli. Detto questo, Manchester City, Manchester United 3-0 per la squadra di Guardiola, tre gol che hanno messo totalmente in difficoltà la difesa avversaria. Parliamo comunque di uno United che non si riconosce, non ha assolutamente una fase difensiva ancora oggi. E solo in Inghilterra un allenatore resta sulla panchina di una squadra per 46 anni pur non portando risultati, e quindi andiamo ad analizzare con la lavagna tattica sia i tre gol che ha preso lo United contro la squadra di Guardiola e sia situazioni pericolose e situazioni che possono poi diventare favorevoli a noi. I tre gol che fa il City contro lo United: il primo gol è un gol di Foden, arriva il cross qui in area di rigore, però la situazione pericolosa la crea Doku. Qui ci sono tre calciatori dello United puntati, tutti e tre puntati in una serpentina. Qui Doku scende qui, la palla al centro, Foden ovviamente a rimorchio completamente solo, fa 1-0. Il secondo gol è una situazione che si è svolta ovviamente quando guardate gli highlights, la troverete di qua, noi la riportiamo comunque di qua, si svolge tutto qui, Haaland fa il movimento ad entrare in area di rigore, viene servito da Doku, qui scavetto e palla in rete. Il terzo gol è da risate, il terzo gol è veramente da risate perché c'è un passaggio filtrante di Bernardo Silva per Haaland, però qui sono gli ultimi due difensori dello United. Ci siamo? Recupera palla il City, Bernardo Silva prende palla qui, Haaland scatta e riceve il pallone prima di sorpassare ovviamente la linea di centrocampo, ma Haaland è già al di là degli ultimi due difensori del Manchester United, quindi la palla filtrante qui, Haaland se la va a prendere, va in porta e ovviamente fa il terzo gol. È una situazione sicuramente dal punto di vista offensivo da tenere sott'occhio e ci arriviamo, ma per come si è difeso lo United comunque era inevitabile prendere tre palloni. È un City che in fase di costruzione offensiva lavora tantissimo sia qui che qui, con tre calciatori, ovviamente aspettando o un'imbucata, includendo Holland nella fase di palleggio, perché non dimentichiamo che il calciatore norvegese non è solo un terminale offensivo, ma sa il fatto suo e ha i piedi anche per, dare palloni invitanti per quanto riguarda gli assist. Comunque si lavora qui e si cerca l'imbucata poi in area di rigore. Dietro questa linea a 4 a centrocampo, formata a centrocampo, se vogliamo parlare poi
di centrocampisti, parliamo di Bernardo Silva, parliamo di Foden, parliamo di Doku e di Reinders. C'è Rodri a fare da, diciamo, da supervisore totale, quindi si crea questa linea a 4 dietro Holland con Rodri qui e i 4 di difesa. Ecco perché prima ho detto sono 4 loro dietro la punta, siamo 4 noi con McTominay, De Bruyne, Politano, Anghissà e ovviamente Højlund nel caso giochi Højlund o Lucca nel caso Conte, Schieri, ovviamente Lorenzo, ma al di là della situazione numerica, perché è solo un posizionamento in campo per al limite andarsi a vedere la formazione, ma dal punto di vista di come si svolge poi il tutto, azioni offensive e difensive, sappiamo benissimo che i compiti, diciamo, sono ben diversi da una posizione statica in campo per quanto riguarda tutti i calciatori, non solo quelli del City. Dal punto di vista difensivo, riportiamo un attimo i 4 centrocampisti o i 4 dietro la punta, mettiamola così, del City, quando la squadra avversaria arriva qui e qui ad andare ad aiutare terzino e centrale di difesa, ci sono i due, tra virgolette, interni, ovvero Foden e Reinders. Scendono qui e scendono qui a tagliare il campo per dare una mano e sostegno a livello difensivo. È un City che quando recupera il pallone sa perfettamente cosa fare, tanto è vero che qui poi ci si allarga sul recupero palla e quindi gli esterni, coloro che sono più sull'esterno dietro la punta, ricevono il pallone, così come è stato il terzo gol. Bernardo Silva riceve la palla qui, Holland ha già fatto il movimento e se ne vanno in porta. Quindi quando il Napoli si porterà in avanti e avrai questa linea di difesa molto alta, dobbiamo fare attenzione poi a quando si perde palla. Abbiamo visto, l'avete visto credo tutti quanti, il video comparato con il Napoli Sassuolo di Spalletti che torna indietro, così come il Napoli di Conte contro la Fiorentina sul 3-0, calcio d'angolo di Neres, il pallone comunque viene perso, ripartenza della Fiorentina e torniamo tutti indietro. Dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale nel voler recuperare tutti insieme quel pallone, il Napoli è totalmente sul pezzo. Poi bisogna arginare un tantino la qualità dei calciatori del Manchester City, perché in queste zone di campo, quando loro vanno ad attaccare, i passaggi sono molto ma molto rapidi e soprattutto gran parte nello stretto, quindi cercano un attimo di scombussolarti dal punto di vista del posizionamento per poi cercare il passaggio giusto, quello dettato in area di rigore. E infatti c'è una caratteristica che, diciamo, va di pari passo anche a ciò che è successo in Fiorentina-Napoli, ovvero il City finisce la partita e vince per 3-0, l'abbiamo detto, un 2,63 di XG, che è un bel numero per quanto riguarda la pericolosità. Però c'è una cosa molto simile: il Napoli fa 14 tiri contro la Viola, 11 in area di rigore, il City 13 tiri totali, 6 nello specchio, 12 di questi 13 arrivano dall'interno dell'area di rigore. Quindi se il Napoli, diciamo, ci ha fatto vedere anche l'anno scorso di lasciare all'avversario solo il tiro da fuori, mi auguro che riusciamo a compattarci senza farli entrare poi in area di rigore, cercando poi di lasciargli il tiro da fuori, ma relativamente, perché hanno dei tiratori di tutto rispetto e quindi possiamo raccogliere comunque la palla dal sacco con un tiro all'incrocio dai 20-25 metri, che diventa poi imparabile viste le qualità di chi va a calciare il pallone. Lo United nel derby ha solo qualche statistica a favore, ovvero contrasti vinti in fase difensiva, un 58%, ma perché la partita si è svolta completamente nella metà campo del Manchester United, forse non tutta, ma gran parte della partita. Passaggi corti e molto rapidi, e mi sono segnato da fare attenzione, però nel caso gioca Buongiorno a sinistra, poi vedremo, perché il dubbio è Buongiorno, Spinazzola, Olivera. Quindi se dobbiamo coprirci un tantino
Io comunque giocherei con Spina per cercare di incidere anche sulla sinistra, perché abbiamo visto, senza togliere nulla ad Olivera, senza fare qui il critico ad Olivera, assolutamente no, ma abbiamo visto che comunque con calciatori che sanno cosa stanno facendo e sanno perfettamente dal punto di vista offensivo ciò che possono fare e quando lo possono fare, così come Spinazzola che dal punto di vista dell'esperienza è più navigato di Olivera, senza che ci prendiamo assolutamente in giro. Diciamo che possiamo usare anche la corsia di sinistra. Nel caso dovesse giocare Olivera, abbiamo visto già che il Napoli comunque ha faticato a costruire su quella fascia e quindi tutto a destra dove ci sarà sicuramente il solito Politano e il solito Capitan Di Lorenzo e nel caso si riesce diciamo a livello prestazionale a fare la stessa partita di Firenze, siamo coperti sulla fascia destra perché sia Di Lorenzo che ha fatto una grandissima partita contro la Fiorentina e Politano ovviamente sta facendo grandissime partite da un bel po', riusciamo ad arginarli un tantino. La situazione semplice non è, la squadra è molto ma molto forte negli scontri diretti, è solo una statistica ma ovviamente ad onor di cronaca ve la dico, Conte è in vantaggio per 4-3 contro Guardiola negli scontri che ci sono stati ovviamente quando si sono incontrati anche in Premier. Vediamo di non pareggiarli i conti cercando di staccarlo con un 5-3, poi nel caso ovviamente dovesse uscire anche una X hai preso un punto in Inghilterra e per amor di Dio. Partita assolutamente da tripla, non sto qui a fare il presuntuoso, assolutamente no, andiamo in Inghilterra, gli facciamo vedere, siamo il Napoli, eccetera, eccetera, perché sono molto, molto forti. Volevo riportarvi anche una carrellata infortuni in Casa City che mi ero segnato da qualche parte se la ritrovo, eccola qui. Kovacic è fuori, Cerchi è fuori, Bettinelli in dubbio, Marmoush è fuori, Stones in dubbio, Phillips è fuori e Nuri è fuori. Quindi dal punto di vista della panchina sicuramente hanno chi può subentrare, però anche Guardiola nella partita contro lo United ha fatto i cambi al 76esimo il primo, esce Rodri, entra Nico Gonzalez al 77esimo, esce Doku, entra Savigno, 87esimo e 88esimo entrano Bob e Ache per Holland e Bernardo Silva. Quindi dal punto di vista della panchina molto ma molto lunga, diciamo che ci sono infortuni che hanno il loro peso. In casa Napoli ovviamente c'è questa situazione Beocama che preoccupa, ma la seguiremo e ci ritorneremo magari in un altro contenuto da qui a domani perché continueremo a parlare di Champions League, di Manchester City Napoli e di tutto ciò che succederà nelle prossime ore tra conferenze stampa e dichiarazioni e ovviamente i nostri azzurri che arriveranno in Inghilterra per cominciare a respirare aria Champions. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!